Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale dedicato alla Fluid Art. Il video di oggi sarà il secondo episodio della serie dei colori arcobaleno. Oggi ci occupiamo del colore arancione. L'arancione è il colore del calore e della vitalità. Nasce dall'unione di rosso e giallo, unendo appunto forza e luminosità. Ed è un colore che vibra, si espande nello spazio, richiama il sole al tramonto, il fuoco che riscalda, la materia in continuo movimento. Dal punto di vista psicologico è associato alla creatività, alla motivazione e alla gioia di vivere. Stimola l'azione, favorisce la comunicazione e trasmette un senso di apertura e dinamismo. È un colore che incoraggia l'espressione di sé e invita alla condivisione. L'arancione è anche il colore della trasformazione. Rappresenta il cambiamento, il momento in cui l'energia prende forma. Può evocare entusiasmo e calore emotivo, ma anche una spinta interiore verso il cambiamento, il rinnovamento e la crescita personale. In arte l'arancione è un colore che cattura lo sguardo e trasmette movimento. È una presenza viva che illumina la composizione e crea un dialogo continuo con lo spazio circostante. La tecnica di fluid art che ho scelto per rappresentare questo bellissimo colore è la tecnica swipe che andrò ad eseguire con un attivatore di celle. Quindi utilizzerò l'arancione come colore principale che farà anche da sfondo all'opera, che verrà poi unito ad un bellissimo reticolato di celle. Andiamo a vedere i colori della palette scelta. Questa è la palette che utilizzerò oggi. La tecnica che andrò ad eseguire per questa colata è la tecnica swipe, quindi creerò un reticolato di celle. Naturalmente due bellissimi arancioni, uno più chiaro e uno più scuro, che utilizzerò per la base, quindi sarà il nostro colore dominante. Un rosso e un giallo limone che utilizzerò come colori per lo swipe, che realizzerò con attivatore di celle bianco di Titanio Amsterdam. I colori sono preparati. Allora, la base con Fix Up e i colori per lo swipe con Floetrol, tutti con ricetta 1:2, quindi una parte di acrilico, 2 parti di medium. Poi ho aggiunto l'acqua fino ad ottenere la consistenza che desideravo. L'attivatore di celle invece è mescolato solo con acqua. Tenete le consistenze abbastanza dense affinché il reticolato abbia stabilità. Detto questo, andiamo ad eseguire il nostro swipe. Allora, per prima cosa vado a versare un po' di base . Quindi l'arancione più scuro, quello un po' più chiaro. Mi serve che ci sia abbastanza colore da manipolare dopo. Bisogna essere generosi col colore che si versa sulla tela e non aver paura di osare. E si sa, la fluid art è un tipo di pittura dove bisogna utilizzare molto colore. L'importante è che non vada buttato, quindi fare le cose con consapevolezza e raccogliere sempre il colore che ci rimane sul tavolo, perché si può riutilizzare, a meno che non abbia silicone all'interno. Si può riutilizzare in molti modi, come colore per la colata successiva, come flow extender, eccetera. Qui ho la base che è molto tirata. Allora, intanto andiamo a
togliere le bollicine d'aria, passaggio che va fatto sempre con il cannello. Ora mi serve un po' di base anche qui, sulla quale andrò ad eseguire il mio swipe. Ok. Questo rosso molto scuro crea un bel contrasto. Quindi andrò a portare il colore con l'inclinazione classica, chiaramente deformando questa composizione. Si sposta il centro dove avevo aggiunto colore. La composizione che si è creata mi piace, coincide abbastanza con quello che avevo in mente, quindi mi fermo qui e ora ve lo faccio vedere più da vicino.
Eccoci qua con il lavoro asciutto e finito. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato un po' di ispirazione per usare questo magnifico colore. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video di questa serie e soprattutto non perdetevi l'episodio precedente se non l'avete ancora guardato, che è questo qui, il colore rosso. Io vi aspetto nel prossimo video dove tratteremo il colore giallo. Ciao!